Benvenuti o bentornati. Gibson Les Paul Tribute. Una Gibson Les Paul sul mio canale. È un piacere, è un onore. È una chitarra che mi sono innamorato dalla prima volta che l'ho vista un paio d'anni fa e l'ho sempre avuta in mente, che circolava nel mio cervello, e da quando ho ripreso a suonare appunto un paio d'anni fa ho visto delle prove, delle foto di questa chitarra e me ne sono innamorato, però l'ho tenuta lì perché pur avendo avuto altre chitarre anche molto costose da giovane, ho avuto una SG Showcase, una Gibson SG che era un'edizione limitata con gli MG, pick-up MG, erano molto potenti, che ora varrebbe una fortuna, che però io ho venduto da giovane. Col senno di poi avrei potuto tenerla, adesso mi potrei comprare una macchina con quella chitarra lì forse. Comunque vabbè, niente, questa mi è piaciuta fin da subito e ora che ce l'ho in mano ne sono completamente innamorato. È bellissima, la finitura Honey Barnes, che miele bruciato, mi piace veramente un sacco. Il top in acero è bellissimo, si vedono le venature, la chitarra è tutta satinata, le venature del legno, anche le piccole imperfezioni del legno, e questo mi piace molto. E un top in acero che fa anche da binding, vedete, anche qui si risparmia sui costi, la verniciatura è satinata e anche il manico è satinato, in più non c'è il binding e questo abbassa molto i costi, per questo è considerata anche la entry level delle Gibson Les Paul, anche se c'è la Special che costa ancora meno. La Les Paul Tribute, la SG Tribute hanno lo stesso prezzo e sono i modelli, diciamo, entry level nel mondo Gibson, però al di là di questo, come avete visto, i costi vengono abbattuti anche per questo motivo. E appunto la verniciatura, i binding e altre cose, non c'è nemmeno il binding sul manico, però questo la rende a mio avviso ancora più bella, nel senso, a me piace sentire la satinatura, è molto più delicata però è una gioia, insomma la vernice è bella chiaramente, però mi piace molto sentire il legno, il tocco. Ecco, il manico è in acero e tutti dicono no, ma le Gibson manico in mogano. Sì, non tutte le Gibson, ci sono modelli Gibson che hanno avuto il manico in acero, e comunque il manico in acero a me piace. Cosa posso farci? Per me non ha nessuna importanza assolutamente. E poi è un acero talmente bello, sembra quasi un acero tostato, non lo è, però è un acero un po' più scuro. Guardate questo manico di questa Fender Telecaster American Standard del 2009 che sto restaurando, è molto bianco, vedete? Ecco, anche questo è un bel manico, ci sono dei manici ancora più bianchi in acero. Questo della Gibson è un po' più scuro e ha queste bellissime venature che io amo. Ecco, la tastiera in palissandro è stupenda, è veramente bella, i tasti sono posati bene, non c'è nessun tasto sporgente o tagliente, non so se sia questo esemplare o tutti, comunque questo non ha problemi. È arrivata settata meravigliosamente, veramente raso terra. Si suona con una facilità estrema, radius da 12 come piace a me, capotasto in grafite. I pick up sono due Alnico 2 un 490 T al manico e un 490R al ponte. Spero di essermi ricordato, se no basta invertire. Dopo lo scrivo comunque. Ecco, vabbè, potenziometri, selettore a 3 vie. Ecco, cosa dire, bellissima. Ecco, non ho altre parole, sono assolutamente contento di questo acquisto. Ecco, sapete che nel mio canale ho recensito e continuerò anche a recensire chitarre, diciamo, dal prezzo medio alto,
Ho anche chitarre da un prezzo medio-basso, tipo non so questa Harley Benton, però tutte chitarre che io reputo al di sopra del loro prezzo come qualità, sia sonora che costruttiva. Ho anche recensito PRS, SE, ne ho ancora, le Sire, o che ne so, ancora PRS o Epiphone, Squire, un po' di tutto, però questa Gibson c'avevo nel cuore e ho dovuto prenderla e ne sono felice. Ok, ho un dito che mi sono tagliato proprio oggi, pensa a te, facendo proprio quel solistino di Jimmy Page che avete sentito all'inizio, che non è uguale, se no YouTube mi cazzia, ecco, però ecco, facendo, non lo so come mai mi sono tagliato un dito e per cui dovrò aspettare 2 o 3 giorni per fare i vari volumi, toni e compagnia bella. Per voi saranno pochi secondi, comunque per me sono giorni. Bisogna aspettare che guarisca perché mi fa molto male. Va bene, piccola cosa fra noi. Continuo dicendo a chi non è iscritto a questo canale che si deve iscrivere per forza per vedere altre recensioni, poi fra poco arriva anche questa Fender e altre cose che ho in programma. Ecco, chi è già iscritto ovviamente un bacione a tutti e andiamo a sentire questa chitarra. Bene, ho cambiato track hall per cui non sentirete più strani cigoli e cose del genere. Ecco, ho fatto questa piccola improvvisazione blues, niente di che, come ho scritto, più che altro per farvi sentire i differenti toni dei due pick-up, che sono due pick-up Alnico 2 che mi piacciono veramente tanto, sia perché hanno una loro personalità, il 490R al manico è molto morbido, molto dolce, anche se può essere anche aggressivo, dandoci un po' di energia. Il pick up al ponte, il 490T, è, diciamo, la parola che mi viene così spontanea è cristallino, nel senso che ha una certa aggressività e diciamo enfatizza un po' i toni alti, le frequenze alte, però non è una cosa fastidiosa, anzi mi piace molto questa sua veramente aggressività, per cui questa chitarra veramente può fare qualunque genere, dal rock anche duro al blues, anche al jazz, e questo mi piace molto. È molto versatile. Ecco, adesso smetto per un po' di parlare, vi faccio sentire un po' di toni puliti, distorti e meno distorti. Ecco, poi ci vediamo per le conclusioni come al solito.
Ecco, avete sentito un po' per tutti i suoni, dal pulito al più distorto. Non ho usato grandi equalizzazioni, ho tenuto i canali abbastanza puliti, i toni abbastanza diciamo a metà, e in modo da non influenzare troppo il suono dei pick up. Ecco, forse sul pick up al manico qualche basso in più, forse avrei dovuto toglierlo, ma comunque ho piacere che abbiate sentito un po' il suono reale dei pick up, insomma. Ecco, questa chitarra, andiamo a finire questo video. Cosa posso dirvi? Se non l'avete già capito, questa chitarra mi piace veramente tanto, da suonare, è semplicissima, è facilissima, il manico, le dita vanno da sole sul manico, e niente, cosa posso dire? Altro non posso dire, cioè è una reale e ha le carte in regola tutte per essere una Gibson Les Paul. Ha il suono da Gibson Les Paul, è una Gibson Les Paul, e il fatto che sia la meno cara delle Gibson Les Paul a me non me ne frega proprio niente, anzi ringrazio Gibson che è riuscita a tenere l'anima della Les Paul anche su uno strumento che, come vi ho già detto, ha molte caratteristiche che permettono un abbattimento dei costi in fase di produzione. Ricordo che è costruita in America, per cui la manodopera lì costa, e comunque resta comunque una chitarra professionale. Ecco, posso solo dirvi che se volete una Gibson e non volete andare a chiedere prestiti in banca, questa è senz'altro una scelta fantastica. Ecco, finisco qua il video, spero che vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo. Rinnovo l'invito a iscrivervi al mio canale se già non lo siete, e ci vediamo al prossimo, che credo sarà
riguardante il restauro della Fender Telecaster di cui parlavo prima. Va bene, alla prossima, ciao!